Benvenuti su TechBeam.com. Oggi andiamo ad analizzare questa GVC modello KD R901, è il top di gamma nel 2011, è un Synthio CD con doppia porta USB, è capace, diciamo, di gestire il Bluetooth, quindi sia come viva voce quindi per lo smartphone, per il cellulare, e sia anche per poter ascoltare musica connettendo lo smartphone via USB. Questo era, diciamo, il modello top di gamma del 2011, aveva tantissime funzionalità, quindi oltre alla doppia porta USB aveva il controllo diretto delle pod delle phone, poi aveva l'illuminazione variabile, diciamo, era possibile selezionare, combinare fino a 30.000 colori, telecomando integrato, e aveva diciamo, soprattutto un'ottima qualità audio, aveva convertitore digitale analogico 24 bit, uscite pre a 5 volt, quindi aveva caratteristiche audio assolutamente da top di gamma. L'unica funzionalità di cui non era diciamo, predisposta sono i ritardi temporali. Comunque adesso andiamo ad analizzare nel dettaglio tutte le funzionalità di questo autoradio. Andiamo a vedere un po' il menu. Ok, c'è la modalità demo, attiva, la disattiviamo. Possibilità di diciamo, ovviamente selezionare l'ora, la data, sia in automatico e sia in auto, significa diciamo, che l'orario viene preso dalla rete, ok? Dalla parte FM, altrimenti possiamo, se mettiamo su off, rimane l'orario che impostiamo noi. Poi abbiamo la modalità equalizzatore, abbiamo sia le classiche, diciamo, set preimpostati jazz, hip hop, classic, sia la modalità user, quindi significa quella che andiamo a selezionare noi. Poi adesso ve lo faccio vedere. Poi è possibile selezionare, come dicevo prima, tantissimi colori sul display. Ci sono alcuni preimpostati, vi faccio vedere tutti, in modo da adattare il display alla retroilluminazione dell'auto. E poi con user è possibile poi variare manualmente, decidere manualmente. Poi possiamo decidere se il menu deve avere un colore diverso, e anche se quando arriva una chiamata diciamo, l'illuminazione si illumina di un colore diverso per farci capire che effettivamente sta arrivando una chiamata, ok? Poi possiamo decidere anche se settare un colore diverso tra notte e giorno. Diciamo, lui, lato radio, se viene, diciamo, sulle auto moderne, quando si accendono i fari, lui seleziona automaticamente, quindi illuminazione colore di giorno e di notte, e da qui possiamo selezionare poi manualmente il tipo di colore, ok? Andando andando a modificare il colore che più diciamo preferiamo, sia per quanto riguarda di notte e di giorno. Vedete, quando seleziono notte si abbassa la luminosità. Ok. Andiamo alla parte audio, quindi abbiamo il classico fader balance, il loudness di tre modalità,
tre intensità, 1, 2, 3. Abbiamo la parte subwoofer relativa al filtro, basso a basso, quindi possiamo selezionarlo su off, quindi il subwoofer non verrà filtrato a 55 Hz in questo caso, 85 o 120. È possibile selezionare anche il livello del subwoofer, il livello di intensità, anche la fase, se normale o invertita. Questo è invece il filtro passa alto. Abbiamo 4 modalità: off, 62, 95, 135 Hz. Il beep è possibile disattivarlo oppure no. E questo è relativo al gain dell'amplificatore, se possiamo, diciamo, possiamo selezionarlo su bassa potenza o alta potenza. In questo caso lasciamo alta potenza. Ok. E qui ci sono funzionalità Bluetooth, quindi possibilità ovviamente di fare il pairing, di associare un nuovo device, un nuovo smartphone, anche selezionare poi le varie modalità, se collegarsi in automatico ogni volta, se autorispondere, se quando arriva una chiamata possiamo selezionare se deve rispondere in automatico oppure rifiutare la chiamata, se ci deve avvisare quando arriva una chiamata. Il livello di preamplificazione del microfono. Il microfono si collega qui, in questo cavo qui. Possiamo scegliere se deve suonare, ci deve avvisare sia lato orario, quando arriva un messaggio, oppure lasciare che l'avviso venga fatto sullo smartphone. Trasferire la rubrica, qui possiamo resettare con le informazioni del Bluetooth, le impostazioni. Qui ci sono informazioni relative sempre alla parte Bluetooth. Ok. Poi qui ci sono le impostazioni relative alla parte tuner, alla parte quindi FM, AM. Qui il filtro IF è automatico oppure wide, questo diciamo conviene lasciarlo sempre su automatico, a meno che non si, diciamo, la propria stazione preferita non si trovi in condizioni di interferenza. Il filtro F regionale, se lasciarlo, disattivarlo, AF regionale oppure AF classico. Modalità PT, volume in caso di annunci del traffico, PT standby, stereo mono, ovviamente lasciamo stereo. Ok. Qui è possibile selezionare modalità attivabili del source quando premo il tasto source, se per esempio l'input esterno deve essere il caricatore oppure questo qui, mettiamo questo qui. Quantità M vogliamo visualizzarla o nasconderla, mettiamo nascondi perché adesso in Europa non viene più usata. Modalità AUX vogliamo selezionarla, visualizzarla oppure no, mettiamo sì, show. E Bluetooth anche, possiamo selezionare se avere diciamo le impostazioni, la modalità audio Bluetooth oppure nasconderla. Attivare quindi demo. Andiamo alla parte ok. Abbiamo un filtro diciamo parametrico a 3 bande, quindi è possibile selezionare diciamo bassi, medi, alti. Quindi per i bassi sia abbiamo la curva Q, che significa guardate l'ampiezza della frequenza selezionata. Se selezioniamo adesso per 50 Hz, il Q permette di selezionare se avere una campana larga, Q07, o una campana stretta, Q2. Quindi, ad esempio, se selezioniamo una campana stretta, verranno esaltate solo le frequenze adiacenti ai 50 Hz. Se selezioniamo una campana larga, verranno amplificate, diciamo esaltate, non solo le frequenze adiacenti ai 50 Hz, ma anche quelle, quindi diciamo quelle successive e inferiori, quindi oltre a 50 Hz, per esempio, possiamo vedere dal grafico,
andremo da 20 fino a 80 all'incirca, ok? Quindi sui bassi conviene sempre mantenere una campana stretta per evitare distorsioni, e quindi è possibile selezionare le stesse impostazioni sui medi e selezionare sempre la frequenza da 500 fino a 2000, 500, 1000, 2000, ok? Gli alti abbiamo 5000, 10.000 o 15.000 Hz, ok? Quindi queste sono impostazioni audio personalizzate user. Ok, diciamo abbiamo visto le principali funzioni, quindi abbiamo due porte USB come dicevo, su una è collegata alla parte Bluetooth, la chiavetta Bluetooth di serie, qui è su un cavo a parte, e poi abbiamo questa qui esterna dove diciamo è possibile collegare una chiavetta USB. Possiamo anche scegliere di collegare questa parte Bluetooth qui e collegare la chiavetta USB su questo cavo qui, è a nostra scelta. Le due porte USB sono intercambiabili. Un'altra funzione simpatica di questo radio è l'analizzatore di spettro integrato. Ovviamente il lettore CD integrato. Mostra anche ovviamente che tipo di CD è, il nome, l'album, l'artista e l'analizzatore di spettro. Ci avvisa che il disco ovviamente non c'è più, quindi possiamo scegliere se sentire l'audio con Bluetooth, con la parte con la presa esterna, l'aux o FM. La diciamo particolarità di questo radio è la qualità audio. Questa è una delle ultime GVC prodotte interamente da GVC, perché poi dopo pochi anni la GVC è stata incorporata da Kenwood, quindi tutte le diciamo, produzioni successive a questo modello in realtà erano delle Kenwood rimarchiate. Questa è una delle ultime GVC fatta totalmente, progettata totalmente da GVC, e quindi ha un'ottima qualità audio, diciamo, per quanto riguarda anche adesso, diciamo, è molto ricercata, come titolo 24 bit, è davvero un'ottima sorgente. Ok, penso di aver spiegato le funzioni principali, vi ringrazio e alla prossima recensione. Un saluto da techbeam.com.